E benvenuti carissimi amici, eccoci qui, bentornati in un nuovo video. Con questo video vi volevo annunciare che insieme a voi vorrei iniziare un nuovo percorso insieme. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare il grandissimo Massimo Tomei dell'Armeria Tomei, che gentilmente ci ha regalato una bellissima maglietta che ci ha aiutato a reperire tutta l'attrezzatura che ci servirà in questo percorso. Ci tenevo a dire che siamo mancati per un lungo periodo perché determinati componenti in questo periodo storico purtroppo sono difficili da reperire, ma insieme a Massimo siamo riusciti a reperire il tutto. Allora, in questa serie vorrei parlarvi della ricarica di munizionamento per canna rigata e volevo iniziare da un punto che molti non toccano mai, anche persone molto più esperte di me, ma io comunque ci tenevo a mostrarvi questa parte perché secondo me è una parte fondamentale. Qual è la parte? Io penso che il miglior modo per iniziare a caricare una munizione per la propria arma è studiare la propria arma. Quindi in questa serie andremo a realizzare munizioni sia per la mia Browning semiautomatica e sia munizioni per la mia Sabatti che utilizzo in selezione. La Browning ovviamente la utilizziamo caccia imbraccata, mentre la Sabatti la usiamo all'appostamento fisso per la selezione. E la cosa che secondo me è fondamentale è studiare la propria arma. Che cosa significa? Allora, a livello balistico, come tutti sappiamo, chi più chi meno, la cosa fondamentale è la lunghezza della canna, lo spessore, il diametro, eccetera, eccetera. Queste misure poi con il tempo andando avanti le capiremo il perché insieme dobbiamo prendere ed utilizzare queste misurazioni. Allora, partiamo con un semplice concetto. Perché ricarichiamo? Ricarichiamo per due motivi fondamentalmente. Per ottimizzare i risultati della nostra arma, perché andremo a caricare una munizione studiata apposta per la nostra arma, e per il risparmio, perché ovviamente caricando una munizione di una buona qualità andiamo a risparmiare circa il 20% del costo totale della stessa munizione caricata da case costruttrici. Che significa ottimizzare le prestazioni della nostra arma? Allora, come possiamo immaginare, facendo un discorso molto semplice, tutte le case costruttrici di munizioni caricano munizionamento per calibri, non per fucili, per calibri. Quindi ogni carabina di quel calibro può sparare quella munizione. Ma come possiamo immaginare ci sono armi datate di 25-30 anni e armi nuovissime, quindi possiamo capire che gli acciai eccetera eccetera sono ben diversi, no? Siamo andati avanti a livello di costruzione, perciò le case costruttrici cercano di mantenere uno standard che sia uguale per tutti, sia come lunghezze delle munizioni e sia come carica propellente. Perciò noi possiamo ottimizzare la munizione andando a raggiungere la prestazione massima, tra virgolette, con attenzione della nostra arma e utilizzare il più possibile la lunghezza della nostra camera di scoppio. Perché dico raggiungere il massimo della prestazione? Perché ci tenevo a dirvi che comunque questa è un'arte molto pericolosa, come già anticipato nella serie precedente. Ricaricare munizioni non è la cosa più banale del mondo, come molti ci fanno pensare, ma è una cosa che va affrontata con studio, costanza e non bisogna mai improvvisare, perché vi lascio immaginare che all'interno dei nostri boss e delle nostre munizioni al momento dello sparo si generano delle pressioni veramente esorbitanti che se non calcolate bene potrebbero causare dei danni molto gravi. Quindi quello che ci tengo principalmente a dirvi è: fate attenzione, perché divertirsi è un conto, farsi male è un'altra cosa. Quindi
Ripartiamo da qui dopo questa breve e concisa spiegazione. Allora, partiamo a prendere le nostre misure che andremo ad appuntarci su un foglio Excel che poi più in là vi farò vedere come andremo ad utilizzarle. Iniziamo con la lunghezza della canna, cioè la lunghezza di tutta la camera di scoppio fino alla punta della nostra canna, fino al vivo di volata. La mia arma Browning da battuta è 46 cm, quindi ci andiamo ad appuntare 460 mm. Ok, perfetto. Poi lo spessore del nostro metallo, in questo caso l'arma ha una canna lavorata, quindi ok. Perfetto, e ci segniamo i nostri 18 mm. Ok, poi lo spessore interno della nostra canna, che ovviamente è in calibro 30, perciò lo sappiamo, ma noi lo andiamo a riprendere. Dovrebbe essere 7,82 se non erro. Nel mio caso abbiamo 7,83. Ok, perfetto. In più, se avete la possibilità di misurare con un'asta da freeboring la vostra lunghezza della camera di scoppio, altrimenti vi consiglio di restare sulla lunghezza standard. La lunghezza standard la possiamo semplicemente prendere o ci basiamo su manuali di ricarica o così via, oppure possiamo prendere semplicemente una munizione e andarla a misurare. Allora, mi sono dimenticato di prendere, ok, arrivo subito. Allora, per fare le cose precise, non useremo la misura standard che ci consigliano sui manuali, ma andremo proprio a misurare una munizione che noi spariamo con la nostra arma, una munizione commerciale. Ok. Allora, facciamo lo 0 dopo aver montato il comparatore e misuriamo la nostra munizione standard che spariamo nella nostra arma. Allora, noi sappiamo che la lunghezza delle nostre munizioni standard in questo caso è 67,80. Ovviamente se andate a vedere l'OL delle munizioni avremo una lunghezza maggiore perché misureremo la lunghezza totale della nostra munizione, quindi dalla punta della palla alla fine del fondello, e invece utilizzando il comparatore utilizzeremo una misura che si chiama CBTO, che va a misurare la spalla, come possiamo vedere, la spalla del proiettile, che sarebbe il punto dove il proiettile tocca la rigatura fino alla fine del fondello del nostro bossolo.
Quindi ci segniamo i nostri 67,80. Ok. Perfetto. Quindi abbiamo le nostre misure standard della nostra arma e possiamo iniziare a vedere i componenti che andremo ad utilizzare per caricare una munizione performante per la nostra arma. Detto ciò, io vi lascio al prossimo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, lasciate un bel commento e iscrivetevi al canale. Un abbraccio. Ciao.